Povera Monica. Ho disattivato per sbaglio il suo microfono e non quello di Mary, che è la nostra amica di oggi. Benvenuti a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Mary sta strofinando una pietra contro un'altra e come a voler accendere il fuoco. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se lei stesse andando indietro, indietro alle sue origini, all'origine dei tempi, di se stessa, ovviamente. Mhm. Quindi l'età Mm, della pietra, della scoperta del mm, fuoco. mm. Sì, sì, certo che ci dà l'autorizzazione, certo. C'è una interessante visione che mi è scaturita da alcune letture di recente, secondo la quale, molto interessante, secondo la quale il tempo è come uno yo-yo che fa solo un giro, prima va indietro e poi torna in avanti. Quindi dalla sorgente il gioco è facciamo finta che torniamo indietro a un punto zero, la preistoria, dove accende il fuoco la nostra Mary. E piano piano questo io, comunque una corda che tiene la rotella e piano piano la rotella torna indietro. Tendenzialmente a velocità costante, ma vedi appunto a volte un po' più veloce il tempo, a volte un po' più lento. E questo yo-yo si porta dietro una consapevolezza accumulando la quale fino a un certo livello si può tornare all'inizio. Quindi questa visione del tempo non è male. Cosa ne pensi? Visione qui, mm, ma potrebbe essere. Ehm, Mm, mm, cioè, dipende sempre poi le cose da che prospettiva si analizzano, ok? Cioè, io che analizzo da un punto di vista esoterico, quello che vedo è che il tempo è frutto di un incantesimo. Mhm. Ehm, quindi sotto a questa cupola esiste il tempo mm, che l'incantesimo vuole sia lineare. Noi abbiamo la possibilità di sciogliere questo incantesimo, per non avere un tempo che va dal passato al futuro. E, non so, Non è così corrispondente alla tua visione, a quello che vedi. mm. Ok. Nome del progetto di Mary che ti dà l'autorizzazione, giusto? Oh sì, e come? Salto in alto. Vedo che la sua anima la sta proprio tanto sorreggendo in un processo di evoluzione, proprio in un percorso di risalita. Ehm, e vuole proprio che la sua consapevolezza sia il più possibile completa. Nome dell'anima, Cinguettio, dello spirito. forza. Vibrazione di Mary, che ha fatto una sessione con noi 2 anni fa e che è profondamente cambiata. 61, Wow. Consapevolezza, 178, anima, 47, vite,
1709. Cervello, 10. suscettibilità ipnotica. 50 circa. 3D. 43, 44. Vivacità animica. 100. Vabbè, questi sono i valori, mi ricalza le braccia al cielo, i valori di quelli bravi della scuola, quelli che vengono mandati al concorso nazionale di matematica, tipo. Va bene, quelli bravi. E vediamo se ci sono comunque delle entità eteriche, perché è ovvio che ci siano, vediamo di che entità. C'è un uomo del tempo che la vuole portare verso linee temporali che però hanno a che fare con il passato e anche con dei rimpianti legati al passato. E poi c'è un ragno mh, che cerca di rattristarla, di demoralizzarla, creando proprio anche delle circostanze molto pesanti. Solo queste due. Mentali. Allora, io ne vedo una sola, che si chiama sconforto. Questa entità mentale, cerca in qualche modo, di farla essere o sentire vittima di alcuni eventi. Possono essere eventi in qualche modo legati al passato, possono essere invece, eventi più recenti. È un'entità mentale che vuole farla sentire fragile e insicura. Ehm, Ed è un'entità mentale che gioca anche molto sulla questione del tempo, perché è come se glielo volesse sembrare come un qualcosa che inesorabilmente e quasi crudelmente passa velocemente, il che ha a che fare appunto con la morte. Livello? Eh, Varia da 3 a 5. In base a cosa? In base a quanto lei si identifica con la realtà che noi crediamo reale, diciamo così, con la vita circostante, e a quanto invece riesce ad avere una prospettiva più energetica, più anemica. In questo istante? Preciso? È una media, 4 direi. Beh, impianti. Allora, io gliene vedo due. Allora, una è come se fosse una specie di puntina da disegno ed è collocata qua nella parte alta della testa, che non so se ogni tanto potrebbe dare proprio, no, un qualcosa che è relativo alla testa, che può essere un mal di testa, insomma, un qualche disturbo alla testa. Però è un po' legato, è anche un discorso di chiodo fisso, ma è un chiodo fisso che io vedo soprattutto legato al padre. E poi c'è una specie di spina che sta più o meno, diciamo, all'altezza dello stomaco ed è come se volesse proprio creare dei disturbi digestivi, ma penso più in senso metaforico, cioè che alcune questioni lei proprio non le riesce a digerire, nel senso non solo magari non le riesce a sopportare, ma non le riesce a rielaborare, a trasformare. Basta. Va bene. Ok, vediamo, Monica, il cinema.
Chiamiamo il compagno. Mm. Mentre un po' stanco, sicuramente ci sono varie faccende in questo periodo che, insomma, no? Eh, Creano un po' di stress. E quindi è ben contento di venire qua, di potersi anche sedere e rilassare, diciamo. Mm, perché come se sentisse che in questa circostanza lui avrà anche molto supporto che gli serve in questo momento. È la fiamma? Secondo me sì, C'è Mary che ha smesso di respirare per alcuni secondi. Che livello? è il primo livello perché loro stanno facendo questo percorso insieme. Lei ha raggiunto lui? Cioè, si sono trovati in un'evoluzione più matura, dove c'è un dialogo energetico più, come posso dirti, compatibile. Allora, diciamo, mm, Brava bambina è la vecchia sessione di Mary, se volete andatevela a vedere. Prendeva psicofarmaci in virtù di un problema di depressione. Fatta la sessione, e non era a fiamma il compagno, ed è sempre lo stesso ovviamente. In virtù della sessione, lei ci ha raccontato in 2 anni ha fatto un grosso lavoro su di sé, ha smesso da sola di prendere i psicofarmaci, adesso analizziamo la cosa. Ci sono stati degli effetti collaterali anche piuttosto duri, lei ha resistito. E oggi il compagno è la fiamma. C'è una correlazione tra tutto questo, tra compagno fiamma e profondo cambiamento. Certo che sì, certo che sì. Intanto ho visto proprio quando lei raccontava di tutti gli effetti collaterali avuti con la sospensione dell'antidepressivo, come, come se lei fosse davanti, non so perché mi è venuta questa immagine, ad un finocchio fresco appena raccolto. Cioè, come se ci fosse questa specie di azione disintossicante molto forte, depurazione molto forte, che ovviamente lì per lì l'ha fatta molto soffrire, perché il corpo stava proprio buttando fuori una serie di tossine eh, che erano proprio insediate da molti anni. Ehm, e vedo che in questo suo ripulirsi, che è stato fisico ed energetico, ehm, è come se vedo dietro al finocchio il compagno, questo finocchio che sembra enorme, vedo il finocchio che separa, diciamo così, lei dal compagno, poi a mano che passa il tempo, lei ci ha raccontato che all'incirca 1 mese e mezzo lei ha patito molto, no? Questo finocchio diminuisce la sua massa Mhm. e vedo completamente il compagno. Il compagno è come se scavalcasse questo finocchio che è diventato piccolo e loro riescono ad abbracciarsi, a fondersi. Con gli antidepressivi è vero, nel caso anche di Mary, che la sua anima era completamente o in parte fuori dal suo, diciamo, corpo energetico. Cioè, questa cosa di essere fuori, io faccio fatica a vedere nel senso che l'anima non è locale, non è un oggetto, eccetera. Quindi vedo più che altro l'interruzione della comunicazione Certo. tra la mente del soggetto e l'anima, più questo, ok? Ed è effettivamente così. Ehm, a causa appunto degli antidepressivi, dei psicofarmaci in generale. E vedo come questo filo, che in questo momento vedo blu, quando lei prendeva questi psicofarmaci era molto molto sottile, in alcuni punti sfilacciato ed era come, posso dirti, molto freddo, metallico.
Ora invece è come se lo vedessi molto più cicciottone, come se fosse un filo di lana bello morbido, completamente compatto e anche molto allegro. Sembrava di un blu elettrico in questo momento. Quindi c'è una comunicazione anche molto più naturale, più spontanea con l'anima. Stessa domanda relativa ai psicofarmaci con relativa alle sigarette, a un'altra forma di dipendenza a cui lei ha messo fine. Lì mi fa vedere come lei fosse, mi fa vedere questa immagine, no? Ehm, Come se la sigaretta fosse una specie di impalcatura sospesa nel vuoto e lei era aggrappata a questa sigaretta, come se in qualche modo la sigaretta le desse quel tipo di sicurezza per non precipitare nel vuoto, nell'angoscia, nella solitudine. Mm, però ehm, il suo assetto, diciamo così, mentale e il suo collegamento con l'anima in quel momento erano completamente diversi, ok? Per cui lei poteva veramente essere un po' fagocitata da questa solitudine e da questa angoscia. Poi vedo che nel momento in cui lei smette la sigaretta, anziché precipitare nel vuoto, perché teoricamente doveva essere così, no? Lei è aggrappata alla sigaretta, se gliela togli, lei dovrebbe precipitare nel vuoto. Scopre che non è così, che non c'è quel vuoto, quella solitudine, quell'angoscia, terrificante che l'aspetta, Le è ma servito, sente invece le braccia dell'anima sotto. le è servito fare l'esperimento del biberon, che è un po' il ciuccio, no, che abbiamo visto noi. Quindi ogni volta che aveva voglia di una sigaretta doveva ciucciarsi un biberon contenente una bevanda calda, magari possibilmente guardandosi allo specchio. Sì, le ha dato quello step in più perché per capire che cosa significa aggrapparsi a un qualcosa che ormai è superato. E lei l'ha avvertito molto chiaramente. Va bene. Se lei non avesse smesso di fumare, invece di 61, a quanto starebbe di vibrazione? 18-20. Quindi solo il fumo. Se lei avesse smesso di fumare, ma avesse smesso con gli psicofarmaci, Scusami, se lei avesse... scusami, ho sbagliato, ho eh, detto male. Dunque, se avesse smesso di fumare e soltanto, no, mi sono perso. Capito cosa ti voglio chiedere? Cioè, quanto incide lo smettere di fumare, quanto incide gli psicofarmaci, se lei non avesse smesso nessuna delle due cose, quanto starebbe di vibrazione? No, facciamola così. 5-8. 5/8. Ma pensavo di meno. Va bene. Continuiamo col cinema. Sorella, Viene avvolta da uno scialle, come se anche fosse un po' una protezione. fratello, Con una forbice, di quelle con le lame molto lunghe. Non so se serve a tagliare delle siepi, delle cose del genere, sai, tipo quelle da giardiniere, ma mm, potrebbe anche utilizzarle in altri modi. questa è la mamma, no? Il fratello? Il fratello. E la Sì. mamma? La mamma ha preparato un cestino con uno spuntino per gli invitati.
quindi molto interessata. Sì, vuole anche che tutti siano a loro agio. Va bene, sullo schermo del cinema si proietta un nuovo capitolo. Chiamiamo Il padre disincarnato di Mary, mancato quando Mary aveva 8 anni, la cui scomparsa è stata impattante nella vita di Mary in un modo o nell'altro. Depressione, sensi di colpa, da entrambe le parti, da parte del padre e da parte della madre, della figlia. Lo richiamiamo. Allora, mi viene come, allora, aspetta un attimo, come se ci fosse, aspetta, cioè, l'ho captato, non lo so tradurre, una specie di, mi viene l'ordinamento, cioè come se ci fosse, posso dirti, un condizionamento, se anche rispetto ai nomi, di tipo religioso, ok? Mhm. Il nome del papà, il nome della figlia religioso, e poi appunto mi fa vedere questo anello che è la fede nuziale che ruota, ok? Come appunto un'idea dell'ordinamento religioso. Non lo so il perché, no? Ehm, Come se lui, quando tu hai parlato dei sensi di colpa, lui mi ha voluto far vedere questi elementi qua, ok? Quindi come mi è arrivato è che lui dice i sensi di colpa sono molto legati anche a questa roba qui, a questi fattori qua. Mm, Ora quello che mi fa vedere è tantissima luce che passa attraverso l'anello nuziale, quasi che a un certo punto non lo vedi più l'anello nuziale, come è investito da questa luce. Lui ha il dito. No, è come se Ah, fosse esterno, un cerchio esterno. tale. Eh, Mhm. Sì. Lui Sì. non ce l'ha il dito perché lui non, come posso dirti, lui non riconosce più ora come ora questo che è legato a un ordinamento religioso. Ok? So che è un po' Mm. contorto il ragionamento, forse, no? Riconosce la figlia, Quello assolutamente sì. la moglie. Certo. È come se lui mi facesse vedere una sorta di linea di separazione tra queste persone e vedo che lui sta mandando dei baci a loro, a tutti i suoi figli, la moglie, gli manda dei baci e mette dall'altra parte, da questa linea di separazione, i sensi di colpa e l'anello nuziale. È andato avanti, O altro che quasi da un'altra parte ormai. Quali sono le sue intenzioni adesso? Così facciamoci un po' i fatti suoi. Cosa vuole fare? lui fa vedere che è andato oltre il bianco e il nero, Mm, molto oltre, mi fa vedere, perché mi fa vedere sotto, ma molto sotto di lui, questo pavimento a scacchiera bianco e nero, che poi in generale rappresenta la dualità, senza andare a vedere la massoneria, cose del genere, no? La dualità, mi fa vedere che lui è molto, ma molto sopra. Ehm, Cioè, se continua così, dove può arrivare? E quando? In anni nostri. allora, mi dice che ci sono 5 anni ancora. ehm, ma volevo capire una cosa, perché 5 anni mi sembra che lui in qualche modo li voglia usare, cioè ci sono dei nipoti, perché sembra Mm, che lui voglia adoperare questi 5 anni, non so dire perché ha scelto 5 anni, per seguire dei nipoti, ok? mhm. Probabilmente ritiene che questi 5 anni siano quelli sufficienti per seguire i nipoti. E poi basta.
Infatti, questa è una domanda che mi hanno fatto amici privatamente. Quando una persona come il padre di Mary viene a mancare, quando deciderà di fare o una nuova esperienza di vita o tornare alla sorgente o altro rispetto ai cari, quando anche i cari lo raggiungono, quando i cari non ne hanno più bisogno, non pensano più a lui, o quando? Allora, c'è sempre una relazione biunivoca, ok? Quindi lui non è che va avanti solamente ehm, secondo i propri propositi, ok? Quindi c'è sempre un gancio che rimane vivo. Eh, però lo sento vissuto in maniera molto, ma molto più leggera, no? Dal padre di Mary. Quindi non è che sente che se loro lo pensano, allora lui deve rimanere, ok? È come se fosse proprio una scelta sua di voler trascorrere ancora del tempo a seguire in particolar modo i nipoti, sento che dice. Ehm, poi vedo, quello che mi fa vedere è che lui è riuscito ad intervenire quando il compagno di Mary ha avuto quell'incidente nella doccia. Cioè è come se quello che mi mostra è che mh, si è un po' fatto male, ok? Però in realtà avrebbe potuto esserci un esito peggiore, come Al se mi facesse vedere, sì, al compagno, compagno di sì. Mary chiude la doccia, l'anta della doccia la apre e gli rimane in mano la maniglia perché il vetro infrangibile, senza nessuna ragione, quindi senza nessuna botta, colpo, che va in mille pezzi e si procura diversi tagli, niente di veramente grave, ma bisognava stare comunque anche attenti a uscire dalla doccia. Come se mi facesse vedere che a un certo punto quasi, ehm, cioè la dinamica avrebbe potuto far sì che fossero lesi degli organi. Mm. Invece questo non è avvenuto, è stata una cosa più superficiale. E in questo lui mi ha fatto vedere proprio questa scena. E come ha fatto a ridurre i danni? Ah, no, Chiediglielo, adesso non mi chiedere, no, non lo so, chiediglielo solo tu. si può deviare la materia. Mm, come? No, no, dai, cioè, non lo so. Non è facile il dialogo con un disincarnato, Eh, forse, eh, su queste no, questioni. non so come spiegarti, cioè io è come se mi sentissi di voler rispettare quello Ah, che loro si sentono di dirmi, va ok? bene, va bene, va Mm. bene, va bene. Messaggio del padre a Mary. Mm. Aspetta, vediamo. Di chi e di che cosa hai paura veramente? È questa la domanda che ti devi fare. Trova le risposte sotto i tuoi ricci capricciosi che il tuo papà ha sempre amato tanto. Posso farti vedere questa infinita parete di fiori. È una parete, eppure è di fiori. La puoi considerare una parete? Puoi passarci attraverso perché è una parete, ma è di fiori.
E allora di che cosa hai paura? Queste parole sono accompagnate da qualche gesto. Come se gli stesse allacciando le scarpe. Ehm, la invita a non essere distratta su alcune cose. Rimani sempre vigile, non ti distrarre. Cosa risponde Mary? Poi mi fa come vedere un piatto di spaghetti, ma non so il perché. Lei o lui? Lui me la fa vedere nella casa di lei. Ehm, Ti dice perché? Potrebbe avere a che fare con la questione digestiva. Come se fosse un certo tipo, non so, per come capisco io, un certo tipo di pasta, non in generale, ma un certo tipo. Chi le dà fastidio? Sì, eh, Glutine? Integrale? anche come se fosse l'abbinamento, cioè tipo magari la pasta con un determinato tipo di sugo. Non so, non capisco bene, però è come se lui gli dicesse non ti distrarre quando il corpo ti dà dei messaggi. Mm. Quindi fai delle prove. La pasta con i broccoli va tutto bene, la pasta col pomodoro va tutto male, può essere pomodoro. La pasta con le vongole va tutto bene, si va avanti così, insomma. Cosa risponde Mary? Eh, In alcuni momenti mi manchi tanto. Mi dispiace di averti avuto per così poco tempo con me. E lui le consegna una chiave, ma è una chiave molto semplice, normalissima. È un passepartout, dice. Questa chiave tu apri tutte le porte. La sua semplicità apre tutte le porte. Lui consegna a lei. Mm. E lei dove la mette questa chiave? La tiene visibile, appoggiata su un tavolino. Una chiave d'oro? Molto semplice. Una chiave zincata, normalissima. Mm. Va bene, lo salutiamo. Molto interessante questo rapporto con un disincarnato stavolta. Come ci saluta? C'è bellezza per ognuno di voi dietro l'angolo. Avete voglia di sporgervi con la testa e guardare dietro l'angolo? Avete voglia di farlo senza paura? Avete voglia ancora di stupirvi? Avete voglia di credere nella vita? Molto bene.
Lo salutiamo allora. Lascia un barattolo. Aspetta, perché non riesco a capire se è un barattolo di vernice o è un barattolo di olio di semi di girasole. Che Mhm. all'inizio mi è sembrato una cosa, poi un'altra. Ehm, eh, ma è come se di nuovo mi ripresentasse l'immagine del compagno, come se il compagno avesse bisogno di questa eh, idratazione, di un lubrificare la pelle, perché mi fa vedere che c'è il compagno che si, si massaggia con questo olio. Va bene, lo salutiamo. Monica, causa esoterica del senso di solitudine. Quelli sono i momenti di disconnessione. Ehm, Sono i momenti in cui prende il sopravvento l'entità mentale sconforto, prende il sopravvento il ragno, che ha proprio questo obiettivo qui, di rattristarla e sa che sicuramente il modo migliore per rattristarla è quella di farla sentire sola, quella di farle avere anche la paura di perdere i suoi familiari, poi fondamentalmente. Però questi sono i momenti in cui lei non è in vera connessione con la propria anima, perché l'anima invece le farebbe vedere il disegno più completo dell'esistenza. Stesso discorso, la paura di perdere i propri cari, non tanto Sì, della propria morte quanto quella degli altri. sì. Ehm, eh, Cinguettio si chiama la sua anima, no? Mm? E lo vedo proprio come se fosse una specie di canarino, comunque uccellino giallo con il petto bianco. E vedo che in alcuni momenti è come se ehm, Mary è sorda, non riesce a sentire il cinguettio della sua anima. In altri momenti, invece, lei apre le proprie, non solo le orecchie, ma il proprio cuore per sentire questo cinguettio e sente come l'anima le racconta di un cambiamento di vita, cioè che quella che noi crediamo morte in realtà è un altro tipo di vita. E lei, proprio grazie a questa sua paura che ha di perdere i suoi cari, può iniziare a contattare che cos'è quella vita lì, proprio per essere meno impreparata quando questo si verificherà. Come può essere meno impreparata? Perché impreparati lo sono tutti. Allora, vediamo un po', perché poi per ognuno è differente. Ehm, Allora, mi fa vedere questo. Lei ha generalmente delle persone a cui fa il trattamento cranio-sacrale, no? Però mi fa vedere come se lei fosse sdraiata e appoggia le sue mani prima inizia dagli occhi, no? Appoggia i palmi delle mani sugli occhi, poi vedo che si tocca vari punti della testa e del collo e prova a sentire, eh, anche immaginare che cosa c'è mh, nell'aldilà, nell'oltre. E questo può farlo più volte e, e sentire che non c'è vuoto. C'è un'altra vita, una vita più semplice forse anche, cioè meno complessa, meno piena di problemi. Questi problemi che abbiamo noi sicuramente non ci sono, però ci sono tante questioni etiche Mm. che noi spesso mettiamo da parte.
E come... Ehm, Dimmi, dimmi. Quello che mi fa percepire è che lei potrebbe trovare interessante anche sentire, che ne so, le testimonianze di quelli che hanno avuto, sai, le esperienze di premorte, ok? Cose del genere, proprio le testimonianze. Mm, Il viaggio per astrale? capire che cosa c'è. Allora, al momento no, mi dice no. Come se prima Lei. avesse bisogno, esatto, come se prima avesse bisogno di sentire queste esperienze qua, queste testimonianze di vita vissuta da parte degli altri, ok? Per capire proprio cosa c'è di là. Mm? Ehm, e poi magari più avanti. Va bene. E c'è questo, vabbè, quando lei parla di bambina interiore, parla della sua anima. Lei vorrebbe mettersi maggiormente in contatto con la propria bambina interiore. Allora, lei percepisce ancora questa bambina che è stata molto ferita. Bambina, sì, poi anche come se quando lei ha avuto tanti problemi da ragazza, diciamo da adolescente, no? Anche lì li riconduceva al fatto che questa bambina interiore era veramente molto smarrita, molto sola, ok? Mhm. Però lei adesso può anche essere pronta a comprendere che tutta la questione del bambino interiore può essere un passaggio, ok? Un primo livello di consapevolezza. Lei è anche pronta ad andare oltre, cioè andare, visto che il suo progetto è proprio salto in alto, di andare ancora oltre ad un livello ulteriore di consapevolezza e comprendere che anche questa questione qui della bambina interiore, ehm, è parte del programma della Matrix. Certo. Mhm. Se lei riesce a comunicare con la sua anima, non sentirà più la bambina interiore che è malata, non guarita, sola, abbandonata dal papà, eccetera. Ok? Mhm. È un po' un legame al passato. Sì, 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 l'abbiamo visto. Lei ce l'ha questa, anche da parte dell'uomo del tempo, la vuole proprio portare su queste linee temporali qui, in cui il passato è un po' il protagonista. Ok, Monica, tre incidenti. Il primo di lei che si danneggia fortemente un braccio, il destro, con un vetro, non spiego. Poi il compagno, sempre il braccio destro, l'incidente della doccia che abbiamo detto, e anche la sorella che è dopo o prima, dopo, incidente automobilistico. Se sono correlati o se non lo sono, cause esoteriche. E i due di lei e del Coppia. compagno, sì, li vedo correlati. Quello invece della sorella è fintamente correlato, nel senso che è avvenuto qualche mese dopo, ok? E doveva instillare in Mary il fatto di, non so come dirti, di nuovo tornare in una dinamica in cui lei soprattutto si occupa di altri, ok? Ma era semplicemente una prova dove lei aveva la possibilità ehm, o di dire io lascio perdere me stessa per occuparmi di lei, ok? Oppure di bilanciare le cose, cioè io ho diritto di avere, diciamo così, la mia attenzione tanto quanto quella che posso dare a mia sorella, ok? Mhm. Perché sennò lei tende molto ad essere proiettata verso l'esterno, a dare cure all'esterno. Invece, per quanto riguarda l'incidente della coppia, ehm,
Mm. Qua è come se mi facesse vedere, allora, tenendo presente che ovviamente ehm, eh, insomma, la vita la creiamo noi, ok? Come se ci fosse una specie di, posso dirti, arrabbiatura, da parte, di, una divinità, induista, Mm. ok? Che, allora, non è esattamente Shiva, è come se fosse, non so come dirti, un, un suo clone, un suo, non so come dirti, un... Ma siccome loro lavorano in ambito olistico, è correlata la cosa Certo, esatto. Infatti loro, di fatto, no, ho preso questa decisione di chiudere di... Boracca e Burattini. esatto. È come se ci sia proprio stata questa specie di reazione arrabbiata da parte di questo, ehm, perché è collegato a Shiva, ok? Ma non è Shiva. Ehm, Quasi Shiva. Mm. un adepto, diciamo così, di Shiva, comunque un altro tipo di divinità, di sottodivinità, ehm, che ha mostrato proprio in realtà uno degli attributi di Shiva, che è il distruttore. Mm. Ok? In quel momento, questo quasi Shiva, diciamo così, ha veicolato questa forza di distruzione, come ad opporsi alla decisione che loro stavano prendendo. Ma questo a monte come potrebbe essere tradotto? Con il fatto che sì, loro sono risoluti, no, a prendere questa decisione per tutta una serie di ragionamenti molto ben ponderati, però è come se dentro di loro ci fosse una sensazione di, tra virgolette, tradire, ok? Una certa missione. E quindi hanno creato, ehm, sulla base di questa spinta qui, eh, tutta questa dinamica, Che è il fatta di destro? divinità arrabbiata. Qua mi fa vedere proprio come una divinità fortemente maschile. Ok, ma come è arrivata? Cioè, loro non sono adepti di Shiva. Loro no, non sono adepti di Shiva, ok? Neanche... Loro hanno... In che senso? Aspetta, Mary. Cioè, sì, Beh, il tuo compagno, cazzo. Scusate il ah, francesismo. Minchia. Catroia Monica. Scusate. No way, io pensavo a un batik appeso, una cazzata del genere. No, il tuo compagno è legato a Shiva. E tu come ti senti adesso, Mary? Mi tremerebbero le mani, che non ce l'avevi mica detto questo. Porca pippoleppula incoronata. Per dindirindina, acciderbolina, Monica, ciao. però bene, perché il suo compagno avrà modo di riflettere su questo, no? Che Ok, cosa significa? An- Dare anche degli sgarbi mm, vedi come... ai capi eh, che capi non sono. Anche la difficoltà a trovare la casa è legata a questo fatto. allora lì vedo proprio come se ci fosse una specie di cerchio ehm, di queste divinità che è come se li volessero tenere lì, ok? Cioè nel senso che adesso lasciamo perdere il discorso che fanno loro, loro ne fanno un discorso umano, Certo, cioè fanno un bilancio difficoltà, umano, bla bla esatto. bla. Mhm. Ma invece nell'ottica di queste entità loro hanno fatto un servizio eccellente e quindi non vogliono che questo servizio venga Finisca, interrotto. certo. Poi ricordiamo una cosa,
quando c'è un fatto, non riesco a trovare casa perché me ne devo andare, non c'è solo una causa su un piano, c'è la causa fisica, Certo. la causa economica, la causa esoterica, la causa emozionale, la causa, no? Cioè ci sono mille incastri. La tanto vituperata realtà Matrix è anche un gioco perfetto perché incastra e mette d'accordo tutti e non tutto questo florilegio di attori, c'è qualcuno che non è d'accordo, sono tutti d'accordo, noi stessi che creiamo le interferenze e ci stringiamo la mano con le interferenze. Ok, affare fatto, andiamo in scena. Cioè, in teatro Matrix non si improvvisa, non c'è un canovaccio, è tutto già, il canovaccio sì, però è tutto già deciso. Tu sei il banchiere, io sono l'accattone, lei è la prostituta e quella è la mamma che cucina nella locanda, la signora che cucina nella locanda, cioè, così. Molto bene. E il compagno cosa dice nel cinema? Cosa fa nel cinema? È costernato. E, mm, però è un attimino un po' in crisi, ok? Eh, però dice anche che qualche pensiero gli era venuto, Va bene, così, come se gli balenasse per la testa, entra ed esce un pensiero. va bene. È ora per Mary di andare al cluster. Abbiamo visto tutto. Il grande salto che oggi farà Mary è alle porte. E Mary sceglie di rappresentare il suo cluster proprio con tutti i vari frammenti della plafoniera. Benissimo. Che le è caduta sul braccio tagliandoglielo. Sì. E poi che ne fa? Vedo che la guarda con grande attenzione, con grande concentrazione, perché è come se in questo momento stesse proprio prendendo una decisione risoluta di libertà, di liberazione. È come se volesse proprio suggellare questo momento. Quindi vedo che proprio mette dentro un grande sacco tutti questi frammenti, fino alla più piccola scheggia. Lo fa con grande concentrazione, come se fosse importante proprio ogni più piccolo gesto che lei compie. Quindi con grande anche precisione infila il sacco dentro il portale definitivo e vedo che fa un lungo sospiro di sollievo. È giunto il momento per Mary di creare. Crea l'ad eternum con tante piume colorate. Alcune sono piume di pavone. Vedo di nuovo questo colore blu elettrico, c'è anche il rosso, il giallo. Suggerisce proprio una grande forza, C'è un avatar? come se avesse lasciato uno scatolone di quelli che si usano per fare il trasloco. È proprio come, sai, se la volesse un po' tentare rispetto ai ricordi, rispetto al passato, quindi oggetti che appartengono al passato. Mm, sento forte in Mary la volontà di non farsi più risucchiare dalla malinconia o cose del genere. Quindi senza esitazione butta via questo scatolone dentro il portale definitivo. Un ulteriore sospiro di sollievo e poi crea questo,
Sì, questo sole è come se fosse vuoto al centro, cioè al centro è color verde-azzurro e poi ha tutta una serie di raggi fatti a gocce gialli. C'è ancora il progetto Salto in Alto? Salto sempre più in alto. È sempre Cinguettio e Forza PSPE? Adesso mi viene canto e forza. L'uomo del tempo c'è? No, è andato via. Il ragno? No, no. Sconforto? No, no, sento anzi un po' di allegria. Vibrazione? 661, quindi il 61 lo mantiene, gli mette un 6 davanti. 178? 192, mm, Anima? 51. Perfetto. Vite? Non è che gliene servono tante, adesso me ne dà 1519. Poi te la rivedrai e prendi appunti, Mary, perché vedo che non ti dicono molto i valori, ma perché non te li sei scritti? Ah, te li ricordi? Ok, sono pazzeschi. Cervello molto curioso. 10,8. Qui però lei può lavorare, vero? Sì, C'è certo. questo lavoro Come? che non c'è tanti. No, beh, non è vero, c'è stato. Forse sulle entità, sulle capacità medianiche non c'è. Suscettibilità ipnotica. 63. Lei deve solo acquisire fiducia in sé, Mm. perché poi è quella che lo blocca. Però vedo che si basa molto su dei preconcetti, perché anche il fatto che lei dice io non sento, no, quando faccio i trattamenti, è proprio come se lei partisse da questa convinzione che non sente. Mm. Per esempio, lei con 63 va in ipnosi senza problemi. Magari Sì, pensa il contrario. Le darebbe dei esatto. benefici? Sì, perché ha la possibilità, di mettersi alla prova e vedere che il suo giudizio è errato, cioè che si basa su una Che è convinzione tanta roba, sbagliata. che è È un tantissima roba. pregiudizio proprio. Potrebbe farla anche a breve, se lei volesse, o meglio più avanti. Eh, Forse un paio di mesi almeno, Mhm. sì. Tienilo presente, Mary, perché a te manca solo questo. Sei talmente avanti che manca solo questo, ma è il completamento della torta. 3D, 30. ottimo. Benissimo, manca solo il messaggio finale di una Mary di quelle brave che sta per andare all'Erasmus dove vanno solo quelli bravi, non quelli che fanno baldoria. Se riesci, Monica, dimmi come anche come la vedi, come si presenta a se stessa. Con un vestito leggero, come se avesse proprio voglia di sentirsi leggera. Ehm, Forse di seta questo vestito. Ehm, Lungo. ehm, Bianco-azzurro. Adesso io la vedo arancione. Mm. Mm, ehm, allora, lei dice, sono aperta a me stessa, sono aperta a percepirmi come veramente sono. Ehm, Vado oltre, i preconcetti su di me, mi accolgo come se fossi una vita nuova,
un essere nuovo. Vedo che si appoggia una farfalla sulla sua spalla a destra, ehm, e lei si sente molto piena, l'esatto opposto della solitudine, molto piena. Abbiamo finito.